perle pur con e senza white mix. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati da Francesca su Figaro Art. Oggi parleremo di perle pur con e senza l'utilizzo del white mix. Allora ragazzi, è passato un pochino di tempo dall'ultimo video, ma ho avuto il Covid, tra l'altro l'ho attaccato tutti in casa, per cui mi sono dovuta fermare veramente un attimo perché non ero in grado di fare nulla. Per cui sì, è passato forse anche più di 10 giorni dall'ultimo video, ma spero che non l'abbiate dimenticato, nel caso andatelo a rispolverare perché è l'ultimo video dove vi parlo dell'importanza delle consistenze. Lo riprenderemo un attimo oggi, nel senso che oggi vi riconfermerò il concetto che la ricetta non è il segreto della riuscita di una tecnica. La riuscita della tecnica sta comunque sempre nella consistenza, ok? Quindi il perle pur, che è una tecnica che richiede il gioco a più strati di colore, il più semplice può essere a 2 strati, come per esempio il bianco e nero, tipo questo quadretto, no? Base bianca, fatto col white mix, sopra copertina nera, tante perle bianche, ok? Ma tra il bianco sotto e il nero sopra si può stratificare e mettere i colori che si vuole. C'è qua dietro comunque, vedete alle mie spalle, dei perle pur. Questo è un perle pur, quello pure, questo c'è anche il video, questi sono colori molto belli, colori del metallo, sono tutti perle pur e fatti con la presenza di white mix. Che cosa fa di diverso il white mix? Cioè mettere il white mix rispetto a non metterlo, cosa cambia? Cambia che col white mix avremo comunque delle perle bianche, se le vogliamo colorate dovremo ridurre la quantità di white mix e aumentare la quantità dei colori e basta. Cioè voi vedrete 3 versamenti oggi, ok? Dove io giocherò con la quantità di white mix. Nel primo ce ne sarà un bel po', nel secondo poco poco, nel terzo non ne metterò proprio. Quindi vedrete un versamento fatto semplicemente con colori acrilici mischiati col fluitrol e l'acqua e vedrete che le perle si creeranno lo stesso. Solo che invece che avere sfumature bianche o avere una predominanza di bianco saranno prettamente tutte colorate. Ma le perle si creeranno lo stesso, ok? Cosa dobbiamo dire? Che lo smalto satinato, non soltanto questo, in generale gli smalti satinati tendono un po' a mangiare gli altri colori, per cui, motivo per cui va dosato in base al vostro gradimento. Se volete tante perle bianche ne metterete un po' di più, se volete un equilibrio tra il bianco e i colori bisogna un po' dosare le quantità del white mix. C'è un'altra caratteristica che incide sull'equilibrio dei colori e del risultato finale, che è un'altra caratteristica del comportamento dei fluidi, ovvero la resistenza allo scorrimento. Che cosa significa? Che quando io metto il mio colore sopra la tela e magari ne metto altri a strati sopra, poi inclino, quindi li sottopongo tutti alla stessa identica gravità. Però quello che vedremo è che il colore sotto scivolerà più lentamente dei colori sopra, cioè quelli sopra tenderanno a rotolare sopra quelli sottostanti. Questo perché? Considerando che utilizzeremo delle stesse consistenze, per cui non sarà quello il problema, ciò
ciò che influenzerà appunto la resistenza allo scorrimento può essere il peso specifico del prodotto, ma anche il supporto su cui appoggerà. Cioè la tela è un tessuto, è comunque in cotone, misto cotone, lino, cioè ha una sua ruvidità. Per cui il colore che sarà a contatto con la tela stessa troverà un po' più attrito, quindi più resistenza allo scivolamento di quelli che stanno sopra e che invece scivoleranno gli uni sugli altri. Ok? Perché questo ci interessa? Questo ci interessa perché ehm, il colore che sarà sotto, scivolando più lentamente, è quello che perderò di meno. Mm. I colori sopra invece tenderanno a scivolare di più, anche perché nel percours non posso ottenere uno strato così di colore, cioè lo devo far colare giù. Per cui nel farlo colare giù avremo più perdita di ciò che sta sopra rispetto a ciò che sta sotto. Quindi vi invito a osservare nei 3 versamenti che andrete a vedere proprio questo nesso causa-effetto, cioè osservate come i colori che vengono messi sotto avranno una predominanza poi anche nel risultato finale, ok? E questo è interessante per controllare un po' l'effetto che uno vuole ottenere, a livello di colori quantomeno, ok? In questi 3 versamenti io utilizzo delle consistenze un pochino diverse perché inizio con una consistenza 1. Se non sapete di cosa sto parlando andatevi a vedere il video precedente sulle consistenze in modo da avere un linguaggio comune e capirci. Quindi ho utilizzato una consistenza 1, ma siccome ho utilizzato un mix di colori, non ho utilizzato solo una marca, ho mixato dei rimasugli di perlati di Arteza con dei perlati di Easy Multicolor, questa marca qui, e con dei colori metallizzati economici di cui avevo anche fatto un video. I perlati metallizzati tendenzialmente sono molto reattivi e io devo tenere conto di questo, ne abbiamo parlato nel video precedente, no? Per cui, siccome la reazione, a mio avviso, era un po' troppa, nelle colate successive mi sono spostata un pochino nella nostra scala delle consistenze, quindi ho utilizzato un 2, forse anche un 2,5 nell'ultimo, ok? Perché desideravo che il nero sopra rimanesse in modo un pochino più visibile e che le perle non fossero troppo dilatate, non volevo questo effetto un po' medusa, volevo delle perle un po' più circoscritte e quindi mi sono spostata un pochino nella scala delle consistenze verso, dando un pochino di stabilità, ok? Capite che conoscere il comportamento dei fluidi aiuta a costruire quello che è un ragionamento tecnico da applicare alla fluid art, ok? Le consistenze e oggi abbiamo visto anche l'importanza della resistenza allo scorrimento come può influenzare il nostro risultato. Quindi io adesso vi lascio alla visione di questi versamenti, ci ritroviamo magari alla fine proprio per delle brevissime riflessioni sul risultato asciutto. Buona visione!
Allora, rispetto a quello che abbiamo detto prima, osserviamo questa tela qui. Qual è il colore che ho messo per prima? Se non ve lo ricordate, riavvolgete il nastro un attimo, perché il colore che ho messo per prima è quello che prevarrà, perché è quello che scorrerà più lentamente, quindi quello che perderete di meno, ovvero il verde. E il blu, io ho messo verde e blu per primi, sopra ho messo tutto il resto. E vedete che quello che ho messo sopra è quello che è rimasto di meno, il rosso è scivolato via perché corre più veloce degli altri essendo sopra. Stessa cosa per il giallo, ok? È per questo che dopo alla fine ho giocato un po' sulla tela, ho messo un po' di rosso, un po' di giallo e probabilmente sono quelli che mi sono rimasti qua, soprattutto. Giallo qui e un po' di rosso qui perché li ho appoggiati sulla tela. Quindi il colore sopra è rotolato sopra al giallo e al rosso e ha permesso di rimanere un po' di colore eh, conservato, ecco, siamo riusciti a conservare anche un po' di giallo e rosso. Se io avessi messo sopra il giallo e il rosso probabilmente l'avrei perso tutto, quasi tutto insomma, perché ciò che è sopra scivola, ok? Quindi i colori che metto sotto sono quelli che molto probabilmente mi rimarranno di più, perché incontrando una maggiore tensione, un maggiore attrito alla gravità, proprio perché la tela è ruvida, sono quelli che coleranno un po' più lentamente, per cui rimarranno sulla tela e dopo sbucheranno. Ok? Adesso sta continuando un pochino a reagire, non so se si vede, ma qui probabilmente ne sbucheranno altre due di perle, poi spero basta, perché dopo diventa troppo, quindi basta così. Vedete che si fa perle pur anche senza white mix. Eccoci qua, allora guardiamo velocemente i risultati asciutti. Partiamo dal primo, hanno ancora i piedini perché si sono asciugati da poco. Allora, questo è il primo, ok? Quello che contiene più white mix. Vedete che è leggermente cambiato rispetto a come l'avete lasciato nel video, nel senso che nell'ora successiva, mezz'ora, ora successiva, e quando era già in fase di asciugatura ha continuato un pochino a reagire. Vedete? Queste perle qui si sono create in fase di asciugatura. Questo è quello che ha la consistenza più sottile. E per il principio appunto della legge di instabilità, come abbiamo detto nel video precedente, la consistenza 1 è quella più instabile. Siamo proprio nella parte della scala dove c'è più instabilità, per cui anche più imprevedibilità. Io non avevo previsto che avrebbe continuato a reagire anche dopo. Si sono create proprio queste bollicine qui. Ok? Questo è il risultato asciutto della prima colata, è una tellina 40x40 e vedete che il bianco predomina, c'è questa fascia un po' rossa perché evidentemente nel colarlo è scivolato giù dal bianco, quindi ho toccato la tela e è rimasto un po' di colore, altrimenti vedete che la predominanza comunque è del bianco, anche il giallo è stato un po' mangiato, il verde proprio non si vede, e il bianco è quello che ho messo sotto. Ok, poi il secondo è questo, vedete che i colori sono già più intensi, ho utilizzato dei colori perlati e metallizzati, credo che si veda, oggi c'è anche il sole, quindi c'è una bella luce in casa e si vede anche un po' la perlescenza, il metallizzato dei colori.
Mm. Questo è il secondo, lo metto così. Qui abbiamo messo poco white mix, ma un po' si vede, vedete che ha creato delle sfumature rosa e azzurre. Ha un po' schiarito dove è arrivato, io l'avevo messo al centro, era poco, quindi non ha coperto tutta la tela durante gli spostamenti ed è rimasto un po' al centro, si vede perché ha schiarito i colori, ha dato un po' un tocco di sfumatura, di luminosità. E questo è, faccio vedere da vicino, asciutto, il secondo. Il terzo e ultimo è quello che invece non contiene white mix. Vedete che i colori sono molto intensi. Anche qui ha continuato un pochino a reagire. Erano quelle due celline molto piccole che ho scoppiato alla fine, ma erano rimaste molto piccole, invece in fase di asciugatura si sono ingrandite. Nel video vedete due puntini e poi si sono ingranditi a lasciarlo lì, ok? Vedete che i colori sono veramente molto brillanti, le perle ci sono lo stesso, e vedete la predominanza dei due colori che io ho messo per primi, il verde e il blu sono quelli che dominano il risultato finale. Nell'altro avevo più rosso, ho detto proviamo a partire con i colori freddi e i colori freddi effettivamente hanno dominato la scena. Quindi insomma, diciamo che è interessante sapere che è una componente che possiamo un pochino controllare, visto che siamo nella prima parte della scala delle consistenze, quindi lavoriamo con delle consistenze che rende il fluido molto instabile, per cui c'è tanta imprevedibilità, ma su qualcosa possiamo giocare. Quindi su un po' la definizione delle celle, se le volete più grandi rimanete con una consistenza molto sottile, se le volete più definite, più piccole, più compatte, rimanete su una consistenza un pochino più spessa, ma lì dovete imparare a conoscere i colori che utilizzate, perché la densità, abbiamo spiegato l'altra volta, che è intrinseca dei pigmenti, non ci è dato di saperla, quindi dobbiamo conoscerli provando, e cambia di tantissimo la reattività, no? Il Purpur vorrebbe veramente una consistenza molto sottile, ma utilizzando i colori da soli, senza lo smalto satinato, alla fine abbiamo utilizzato una consistenza anche abbastanza spessa, perché qui ho utilizzato un 2, 2,5, quasi 3 direi, perché avevo visto che reagivano molto. Per cui qua vedi come si sono allargate? A me piacciono anche un po' più piccole, però insomma il Purpur è venuto lo stesso. Ok? Bene, io spero che anche questo video vi sia stato utile, che riusciate a portarvi a casa ogni volta qualcosina in più, e se così è vi chiedo sempre di lasciare un like al video e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, in modo da fare questo percorso insieme. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi auguro una buona settimana. Ciao a tutti!